Ciao ragazzi, qui è Marchettino e oggi andiamo a farci un giro con questa VRX che, come potete immaginare, di originale c'ha ben poco. Ragazzi, a grande richiesta, oggi sono al volante di una macchina tanto amata dai appassionati, la Subaru Impreza, che nel nostro mercato è commercializzata con il nome di VRX STI. Una macchina che a me è sempre piaciuta e vi racconto un particolare. A me sarebbe sempre piaciuto avere come prima macchina un'Impreza. Fortunatamente mi hanno sempre impedito di comprarmela perché probabilmente o l'avrei venduta per via dei consumi astronomici o probabilmente sarei finito contro un muro. Non è facile. Ho messo la sesta anziché la retta. Sì, perché diciamo che questa non è proprio la macchina ideale per un neopatentato, anche se devo dire che comprandola usata è una macchina molto accessibile. Il modello che sto guidando io si trova usata a partire da circa 20.000 euro. Il bello delle giapponesi è che spendendo poco si ha davanti un mondo per quanto riguarda il tuning. Con pochi soldi questa macchina, che già di serie secondo me ha già prestazioni incredibili, la si rende ancora più potente. E come potete sentire, questa macchina non è proprio al 100% originale. Anzi, devo dire che trovare delle VRX completamente originali è una cosa piuttosto difficile. E quella che sto guidando io è una VRX altamente modificata, direi. Perché se di serie questo motore 2005 boxer turbo a 4 cilindri sviluppava 300 cavalli e 407 Nm di coppia, beh, questa macchina è stata stravolta perché adesso sviluppa la bellezza di 428 cavalli e 628 Nm di coppia. Avete sentito? Praticamente questa sportiva qui, dai costi molto accessibili, ha praticamente delle prestazioni da avere proprio supercar. E grazie anche al favoloso sistema di trazione integrale Subaru, questa potenza riesce ad essere scaricata in un modo semplicemente pazzesco. Dunque adesso il differenziale è impostato Automatico. ok, in automatico, quindi per la massima trazione. Sì. Ok, proviamo ad affondare. Zero pattinamento. Zero pattinamento e il limitatore che praticamente entra immediatamente. Mi sono guardato prima il grafico delle rullate di questa macchina e la curva di coppia è pazzesca. Praticamente sotto i 3500 giri è morta, la turbina dorme, poi si sveglia all'improvviso e arriva quella botta di coppia che arriva fino al limitatore. Infatti mi impressiona che appena la turbina entra in coppia arriva immediatamente al limitatore. Si spinge. Sono anche contento di guidare questa macchina in queste condizioni, perché uno dei pregi maggiori di questa macchina è il fatto che in qualsiasi condizione climatica si può guidarla e spingerla, perché la trazione è tantissima e anzi è anche più divertente guidarla in queste condizioni. Io nel periodo in cui ho avuto la GTR, i momenti in cui mi divertivo di più era appunto quando pioveva e quando nevicava. E come avete capito, l'accelerazione vista a questo sistema di trazione integrale toglie veramente il fiato. Pensate che mi sono anche dimenticato di mettere in modalità sport. Quindi nel selettore mettiamo su questa, ci siamo, e ho messo modalità più sportive, vediamo come va.
ripartendo più potenza sull'assale posteriore. Anche se integrale ora la sento che è un pelino più scortica. Io non oso immaginare cosa può essere guidare una macchina così sulla neve. A 3500 giri a fondo sento che per un attimo il volante strattona, come se la sala anteriore non sapesse esattamente dove vuole andare. Devo praticamente lottare con il volante per farla andare dove voglio io. E non so se attraverso il microfono riuscite a sentirlo bene, perché sto scarico fa casino, ma sentite la turbina. Sembra un aeroplano in fase di decollo. Anche se lì sentivo le ruote posteriori che stavano perdendo aderenza, sentivo comunque il muso che cercava di darmi la massima trazione. È pazzesco, non ho mai provato una Subaru finora e sono colpito da questa macchina, anche perché, come vi ho detto, è una macchina molto accessibile, anche se devo dire che da mantenere forse costicchia un po', perché è un tipo di macchina con un motore delicato. Basti pensare che questo Boxer è un tipo di motore che ha bisogno di tante cure, molta manutenzione, soprattutto benzina di qualità. Scordatevi di comprare una macchina così ad andare in giro con la 90-50 anni. Tanti amici con le Subaru tutti mi dicono: io metto sempre la 180 anni, se no la macchina mi inizia a dare dei problemi. E questo motore, anche se è relativamente piccolo, consuma abbastanza, infatti arriva a fare anche 2 km al litro se il piede è pesante. Però per il resto, se siete anche degli amanti del tuning, qui c'è da sbizzarrirsi, come ad esempio questa macchina ha ben poco di serie: scarico, aspirazione, frizione, chiaramente anche la turbina che è più grossa di casa mia. Persino il motore di questa macchina è stato aperto, cambiando il monoblocco, mettendone uno di tipo Cosworth. Chiaramente per divertirsi e andare forte non c'è bisogno di esagerare così tanto col tipo di modifiche, perché già di serie va tanto forte, al limite basta scarico, filtro e mappa per farla andare ancora più forte. Beh, se dovessi comprarmi oggi una Subaru la comprerei configurata così, classico blu, con il cerchio oro e con gli adesivi Subaru ai lati. Anche questo tipo di macchina è rivolto principalmente a un pubblico giovanile, perché con un look tamarro così io quasi mi vergognerei anche un po' a girare. Però è anche questo il bello delle giapponesi: hanno uno stile e un design assolutamente unico. Io penso che in queste condizioni attuali questa è una macchina che può bastonare veramente tanti supercar. Il proprietario mi ha detto che una volta l'ha portata anche su ghiaccio e su neve, ma ha detto che tutta questa potenza obiettivamente non serve neanche per divertirsi. Mi ha detto che gli bastava mettere la mappatura soft e una volta intraversata
cavallerio originale, mi ha detto che era molto gestibile e molto divertente. Pattinamento zero, comunque con i controlli tutti staccati. È un'auto che ti dà subito confidenza quando sei al volante, anche se chiaramente bisogna capire un attimo come funziona questo sistema di trazione integrale, perché sono sempre un po' imprevedibili, e salire in macchina e provare a fare qualche sovrasterzo di potenza mi pare una cosa abbastanza pericolosa. Se c'è una cosa che ho notato del proprietario tipo di una Subaru come questa, è l'appassionato, è qualcuno che quando compra una macchina così sa che cosa vuole comprare e sa che cosa ha tra le mani. Anche se devo dire che ultimamente non ne vedo tantissime di queste macchine per strada, probabilmente per un fattore costi di gestione, anche tutto il fatto che questa macchina in Italia paga il suo bollo, un'estetica a dir poco vistosa, e anche al fatto che non è una macchina semplice dal punto di vista della manutenzione. Però avere l'opportunità oggi di provare questa macchina, sono proprio contento di averla provata e spremuta per bene, perché sono rimasto piacevolmente colpito. Comunque ragazzi, devo dire, io sono proprio un tamarro e sta macchina a me piace. Non riesco mai a nascondere le mie origini tamarre. Beh ragazzi, l'impresa, come vi ho detto prima, è stata il mio sogno fin da ragazzino, e aver provato questa tutta modificata è stata una piacevole esperienza. Guardate che alettone, uno dei segni distintivi dell'impresa, questo alettone dove puoi praticamente mangiarci sopra. Abbinamento blu col cerchiore, gli adesivi, molto vistosa ma anche molto bella a mio avviso. Ah sì, guardate anche questi sedili, chiaramente non originali. Quando ero seduto dentro praticamente non mi muovevo, e con queste cinture a 4 punti stavo praticamente incollato al sedile. Ottima per una guida sportiva. Ragazzi, io concludo qui la prova speciale, chissà, magari la prossima volta la portiamo anche sulla neve. Se vi è piaciuto questo video mettete like, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, e come sempre grazie per la visione. Ciao!